Ciao a tutti, bentornati al canale delle recensioni. Oggi grande unboxing Temu. Non so se conoscete Temu, comunque Temu è un negozio di shopping online che vende un sacco di cose. Probabilmente molti di voi lo conosceranno grazie alle sue pubblicità che sono quantomeno un pochino particolari e anche molto simpatiche. Comunque Temu mi ha contattato e mi ha proposto di fare un ordine di 150 euro di articoli per l'outdoors e di conseguenza poi di mostrarveli e fare un unboxing molto liberamente dicendovi un pochino la mia opinione riguardo a questi prodotti. Abbiamo un po' di tutto qua dentro, ho scelto un po' di cose varie e alcuni sono veramente un po' dei gingilli e altre sono cose un pochino più diciamo normali, mettiamola così. Sono molto curioso di aprire con voi questi pacchi, di vedere questi prodotti, quindi mettiamoci subito al lavoro e analizzeremo ogni singolo oggetto. Esprimerò una mia opinione sulla qualità, diciamo così, di primo impatto dell'oggetto e poi vi dirò anche ovviamente il prezzo di ogni singolo oggetto. Iniziamo a partire magari da... Partiamo da questo pacco qui, dai, questo più piccolino. Ok, andiamo ad effettuare il primo unboxing e vediamo un po' cosa abbiamo, cosa ho ordinato, perché mi devo ricordare anche cosa ho ordinato. Partiamo dal primo oggettino che mi ispirava ed è questo qui, che adesso andiamo ad aprire assieme. Che cos'è? È una sacchettina da applicare alla cinta, alla cintura, per trasportare oggettini vari, quindi può essere la raccolta di castagne, la raccolta di qualche fungo, la raccolta di qualche legnetto, insomma per trasportare qualche oggettino per l'outdoor, un accessorio per il bushcraft, definiamolo. Ha due laccetti per la chiusura, con anche due blocchi per i laccetti in cuoio, e devo dire che la qualità mi sembra decisamente buona. Penso che si tratti di una sorta di ecopelle, non credo che sia autentico cuoio, però un oggettino anche questo interessante per l'outdoor che sicuramente mi tornerà utile per le mie attività. Il prezzo di questo oggetto è di 5,49 euro. Voto positivo, mi sembra un oggetto che può tornare veramente utile. Passiamo al secondo oggetto. Il secondo oggetto che andiamo ad aprire è questo qua. È una cosa che mi ha attirato subito perché non l'avevo ancora visto prima. È un secchio pieghevole, quindi abbiamo un secchio in materiale impermeabile con delle cuciture termosaldate, con una capacità da 20 litri e due maniglie per il trasporto. Molto leggero, sembra molto resistente, la gomma, la plastica è decisamente spessa e questo secondo me è un altro oggetto molto utile per le attività outdoors, che siano campeggi, bushcraft, escursionismo, perché molto spesso può rendersi necessario il trasporto per l'appunto di qualche litro d'acqua che magari si trova a distanza, quindi in sorgenti più lontane. Con una ventina di litri d'acqua noi siamo tranquilli che riusciamo a gestire la cucina, la cottura degli alimenti ed anche il nostro igiene personale, quindi un oggetto sicuramente molto utile ed interessante. Qualità, anche questo qui devo dire così, a primo impatto ovviamente, non stiamo ancora utilizzando questi oggetti, poi li vedrete sul mio canale principale durante le mie uscite, verranno poi utilizzati, e questo ha un prezzo di 9,29 euro. Il secondo oggetto che andiamo a vedere è questo qui, è una cosa che desideravo già da un po' di tempo, sempre accessorio per l'escursionismo,
le notti in tenda, il bushcraft, sono delle calzature in piuma, quindi dei mini piumini in vera piuma che per l'appunto si calzano come dei calzini, e questi sono molto utili in condizioni di freddo estremo, poiché grazie alla piuma, che è il miglior materiale isolante che ci sia in circolazione, siamo in grado di tenere i piedi al caldo in condizioni statiche, quindi durante la notte nel nostro sacco a pelo o anche mentre ci mettiamo davanti al nostro focolare. Grazie a questi calzini in piuma abbiamo la certezza di avere i piedi più caldi. Anche questi ovviamente andranno testati, vedo che su altri canali stranieri vanno molto, e anche questi andremo a provarli prossimamente. Anche qua devo dire che la qualità delle cuciture e del prodotto a me personalmente sembra buona. Questo è uno dei prodotti che ho ordinato che dovrebbe costare un po' di più, infatti costa 28,99 €. Ovviamente ci sta perché è in vera piuma, c'è anche, vedete qua, c'è anche proprio qualche piumetta che sta uscendo fuori. Il vantaggio ovviamente di questo oggettino è che pesa nulla e abbiamo la garanzia che è molto isolante e ci tiene al caldo. Quindi si può sempre portare con noi senza aumentare il peso che portiamo nello zaino. Andiamo ad effettuare il secondo unboxing, che è doppio in realtà. Ho ordinato 2 di questi oggetti perché me ne servivano 2 bei cuscini in memory foam. Anche questi qui sembrano prodotti ben fatti, la qualità sembra buona. Abbiamo la possibilità di richiuderli nella propria sacchettina, sono molto pratici, si comprimono anche molto bene. Ed abbiamo quindi un cuscino molto comprimibile, facilmente trasportabile, di sì, qualche grammo sicuramente in più rispetto magari al cuscino gonfiabile, ma con un comfort sicuramente notevolmente maggiore. Confermo che si tratta di memory foam autentica, quindi non abbiamo un cuscino in gomma piuma, è palesemente memory foam perché lo vediamo anche proprio schiacciandolo. Le nostre dita lasciano la forma nel cuscino e poi pian piano la riprende. Ha anche una buona consistenza, sembra un cuscino molto comodo, e ho ordinato 2 di questi. Anche questo è un prodotto che costa leggermente più rispetto a tutto il resto. Abbiamo 23 €, 23 € per dei cuscini da viaggio, da campeggio, escursionismo con pernotto in tenda a 23 € l'uno in memory foam. Mi sembra un buon prezzo. Anche questi, devo dire, prime impressioni sulla qualità assolutamente positive. Ultimo unboxing, qua ci sono un po' di oggetti. Allora, partiamo magari subito con questo qui. Questo qui è una cosa che quando l'ho vista sul sito di Temu mi ispirava tantissimo, ed è un ombrello. L'ombrello è un oggetto che viene notevolmente sottovalutato per il trekking, è un oggetto che viene considerato da sfigati, ma in realtà molti utilizzano l'ombrello durante il trekking, ed è un accessorio che delle volte vi ripara meglio dall'acqua rispetto ad un impermeabile, rispetto a uno shell in Gore-Tex magari, e soprattutto magari lo utilizzate non camminando, magari in tratti magari dove dovete prestare particolarmente attenzione, ma magari lo utilizzate in modo più statico, quindi se dovete andare a prendere l'acqua vicino a un bivacco,
o se dovete fare degli spostamenti più, diciamo, più nei dintorni dell'area in cui dormite, ma in realtà si può utilizzare anche tranquillamente camminando, a patto ovviamente di non affrontare dei sentieri che richiedono una particolare concentrazione e sentieri di un impegno troppo elevato, perché ovviamente bisogna sempre avere anche magari le mani sui bastoncini e così via, quindi da valutare sempre. Però la cosa bella di questo ombrello, che come potete vedere è veramente microscopico, guardate, cioè è una spanna, è super leggero. Adesso andiamo a aprirlo assieme, c'è scritto UPF maggiore di 50, quindi è un ombrello che ripara anche e soprattutto dai raggi solari. È un ombrellino ad apertura completamente manuale, non ha automatismi e ci sta però, perché ovviamente per tenerlo molto più leggero, ovviamente non è un ombrello di grandi dimensioni, però secondo me è un altro oggettino che, considerando il suo peso, si trasporta molto bene insieme al nostro equipaggiamento da trekking e che secondo me impareremo subito ad apprezzare, provare per credere. Ed anche questo lo metteremo alla prova prossimamente, perché questo d'ora in poi, considerando le sue dimensioni ridotte e la sua leggerezza, finirà sicuramente nel mio zaino da trekking. Ovviamente durata di questo ombrello anche qua la scopriremo, perché ovviamente un ombrello è un sistema un pochino più complicato. Sappiamo benissimo che molto spesso gli ombrelli si distruggono con un colpo di vento, quindi da testare sul campo, però è molto bello il fatto che sia un ombrello veramente microscopico, cioè microscopico. Questo sta fuori ad un prezzo di, vediamo un attimo, 6,39 €. Beh, diciamo che per 6,39 €, insomma, possiamo anche non pretendere una durata infinita dell'ombrello. Ecco, secondo me, anche se ce lo portiamo dietro e lo usiamo 3-4 volte, va già bene, insomma, considerando che veramente è un prezzo ridicolo, lo potremmo utilizzare in condizioni magari particolari. Il secondo oggetto che vi vado a mostrare è quest'altro. Allora, io ho già dei ramponcini, ho ramponi e ramponcini, però questi mi sembravano dei ramponcini ancora più pratici rispetto ai classici ramponcini che già utilizzo, che sono molto pratici, ma questi lo sono ancora di più perché non hanno alcun tipo di cinghia, sono semplicemente fatti in gomma, hanno sotto 3 speroncini davanti e 5 dietro e penso che si applichino veramente in modo super semplice. Sono dei ramponcini da utilizzare per tutti i giorni, io li ho presi da tenere in macchina, da tenere proprio in condizioni di utilizzo quotidiano, non tanto per il trekking. Per il trekking io vi suggerisco di utilizzare dei ramponcini un pochino più stabili, perché questi sono di gomma, quindi il rischio che si possano sfilare mentre state effettuando un passaggio magari impegnativo è più elevato, quindi questi sono ramponcini per l'utilizzo quotidiano, quindi per evitare di scivolare su un marciapiede ghiacciato, per uscire magari dalla rampa del garage ghiacciato, per uscire sugli scalini di casa ghiacciati e così via. Un utilizzo più cittadino secondo me rispetto a quello per il trekking. 6,49 €, quindi questi un prezzo veramente molto basso. Qua cosa abbiamo? Ah, questo qui era un altro oggettino sfizioso che costava pochi euro e che può tornare utile sempre per i nostri pernotti. E non solo, potrebbe tornarmi utile anche qua in baita.
Questo qui è un supporto metallico per treppiede con supporto per l'utilizzo di una pentola. Quindi noi cosa andiamo a fare con questo? Andiamo ad applicare 3 bastoncini e tramite la catenella siamo in grado di appendere e poi regolare anche l'altezza del nostro pentolino per poter cuocere tranquillamente sul focolare senza dover effettuare nodi, senza il rischio che il fuoco vada poi a bruciare i nodi che tengono assieme il treppiede. Quindi è un oggetto resistente, che pesa nulla e che torna molto comodo per la cucina bushcraft e outdoors. Prezzo di questo 7,99 €. Altro oggetto abbastanza bizzarro che ho deciso di ordinare è questo. Che cos'è? È un'imbracatura, essere indossata così più o meno. E poi dietro abbiamo degli anelli ai quali colleghiamo queste cinghie. A cosa serve questa imbragatura? Serve per trasportare carichi. Io l'ho presa perché avevo intenzione di utilizzare una piccola slitta durante questo inverno per fare delle uscite nella neve, ma in realtà torna molto utile anche per il trasporto di legna, quindi anche qui in baita per trasportare la legna dal bosco, portarla qua legandola, e quindi tramite questo sistema di imbracatura senza sforzare la schiena, ma riuscendo a lavorare molto di gambe. E quindi è un oggettino che è versatile, si può utilizzare in realtà anche per l'allenamento, per il CrossFit, però io l'ho presa per un utilizzo più pratico rispetto a quello di puro allenamento. Questo l'ho pagato 13,99 €, 14 €. Poi ho ordinato questo qui, che è un altro oggetto sempre per le uscite all'aperto. Questo serve per soffiare sul fuoco, quindi per alimentare il fuoco tenendo la distanza. È un oggetto che costa pochissimo, telescopico, si ripiega, un oggetto molto semplice, qualità ok, non mi sembra niente di particolarmente incredibile, però è un oggettino che in realtà pesa niente e che ci può tornare molto utile per facilitare l'accensione del fuoco. Costo di questo 1,79 €. Poi, cosa abbiamo d'altro? Questo l'ho ordinato più che altro per le gite in giornata, per portarmi dietro meno ingombro possibile. Questa è una tazza per bere l'acqua in acciaio inox e si può richiudere molto semplicemente così. Ha anche un piccolo moschettone per poterla appendere, vedete, occupa veramente pochissimo spazio e diciamo che rispetto alle tazze, quelle di plastica, abbiamo un oggetto che teoricamente dovrebbe essere più duraturo e probabilmente anche più igienico, perché comunque abbiamo acciaio inox. Anche questo oggetto molto interessante, al prezzo di 6,99 €, quindi 7 € per questo. Abbiamo quasi finito, mancano praticamente 3 oggetti. Andiamo a vedere questo, che era una cosa che non lo so, vediamo se è una cosa veramente intelligente o se è una minchiata. Questi vengono soprannominati mini asciugamani, cioè io presumo che siano semplicemente delle salviette che vedete sono
a forma di compressa. Quindi teoricamente queste salviettine hanno il vantaggio rispetto a un pacco di salviette più grosso di essere per l'appunto super compatte. Sì, vi confermo che vanno bagnate. Una volta che le bagnate con l'acqua si gonfiano leggermente e si aprono. Abbiamo una salvietta di queste dimensioni, quindi sì, diciamo al pari di una di quelle salviette umidificate. Sembra molto resistente però. E quindi per l'igiene personale anche questi oggettini qua che costano veramente nulla possono tornare veramente molto utili per il nostro camping outdoor. Proviamo a vedere quanto è la resistenza, che adesso si è strappata. Comunque è un tessuto molto resistente, comunque è un tessuto ovviamente usa e getta, non è che la andiamo a riutilizzare. Comunque è un tessuto molto più resistente rispetto a un qualsiasi fazzoletto e al pari, diciamo, di una di quelle salviette umidificate, forse anche leggermente più resistente rispetto alle salviette umidificate che troviamo in commercio. Penultimo oggettino è questo qua, che lo trovavo interessante ed utile proprio qui per la baita. Adesso qui sono richieste 2 batterie che ovviamente non vi vengono fornite. Adesso provo a vedere se riesco a trovare le batterie. A cosa serve questo qui? Questo è serve per sigillare i sacchetti che avete aperto, quindi i sacchetti di cibo, di biscotti, qualsiasi prodotto. Tramite questo voi potete sigillarli molto rapidamente senza utilizzare elastici, senza utilizzare pinzatrici. Quindi è un oggetto pratico che ci permette con pochissimi euro preservare gli alimenti. Non vi ho detto il prezzo delle salviette. Allora, le salviette costano 1,89 euro per 10 pezzi. 10 pezzi sono in questo tubetto. Consigliate comunque queste, torneranno sicuramente molto comode. E per questo qui 1,29 euro, quindi proprio pochi spicci. È rimasto l'ultimo oggetto da andare a vedere ed è quello un pochino più complesso. Allora, io ho già un oggetto di questo genere. Questa è una sedia pieghevole che potete trasportare con voi in pochissimo spazio, e avendone già una vi posso dare anche un'impressione della qualità rispetto a quella che già possiedo. È una cosa davvero semplicissima da montare. Ci sono questi bastoncini in lega di alluminio anodizzati con un elastico interno, quindi voi li tirate fuori e praticamente vanno già in posizione. Poi vedete qui abbiamo i pernini in gomma che quindi ci fanno capire che questa è la parte che va a contatto col terreno e questa è la seduta vera e propria. Qua dobbiamo solo capire qual è la parte superiore e la parte inferiore. La parte superiore ovviamente è quella con la retina, con lo schienale, mettiamola così. Agganciamo superiormente, ci sono 2 piccole tasche rinforzate che andremo ad agganciare sulle gambette anodizzate, ed una volta tensionato tutto il sistema avremo la nostra seggiola che è tranquillamente utilizzabile. È uguale a quella che già possedevo.
mi fido abbastanza ciecamente di questa sedia, perché è una tipologia di sedia che ho già avuto modo di utilizzare diverse volte, soprattutto nella neve, magari delle volte su neve ghiacciata. È molto comoda, pesa pochissimo ed è trasportabilissima, quindi questo è un altro oggetto per il campeggio itinerante che secondo me non può mancare nel vostro corredo. Questa su Temu costa, ve lo dico subito, 21,19 €. Quando l'avevo presa io qualche tempo fa, l'avevo pagata sicuramente una cifra più alta rispetto a questa. Vi lascio tutti i link in descrizione, ringrazio Temu per questa collaborazione che devo dire è stata molto divertente, perché comunque esplorare vari oggettini vari, anche molto semplici, che ho avuto la possibilità di toccare con mano, è stato molto interessante. Vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciatemi un like se vi va. Ci vediamo al prossimo video, un saluto a tutti, ciao da Luca, alla prossima!